Benvenuti, benvenuti a The Wedding Party Show, la vetrina sul mondo dei ricevimenti. Oggi avremo un gradito ospite. Un grande professionista. Ma subito dopo la sigla! Sì, è arrivato il momento di presentarvi il nostro ospite, un grande amico, un professionista, a voi, Oscar Malusa! Ciao a tutti, grazie e sono onorato di essere qui. Piacere nostro. Ascolta, io vorrei chiederti, tu ti occupi di cerimonie simboliche, sei un sì. celebrante e come potresti descrivere una cerimonia simbolica? Perché scegliere una cerimonia simbolica? Allora, la scelta di una cerimonia simbolica è dovuta al fatto che molte coppie, magari già sposate o anche non ancora sposate, vogliono rendere questo momento veramente personale. Unico. Unico, perché ovviamente la cerimonia in chiesa o la cerimonia in comune non permettono certe libertà espressive o comunque legate per esempio alla scelta delle musiche, alla scelta dei testi. La cerimonia simbolica è sagomata, dipinta proprio sugli sposi. È breve, dura 25-30 minuti ed è costruita proprio sulle loro esigenze, sulle loro anche fantasie artistiche, letture che vogliono mettere. Passioni. È libera, è totalmente Vero. libera. Si dipinge proprio sulle persone che hai davanti. Viene totalmente dipinta sulle persone che il celebrante mano a mano va a conoscere. Ah, che bello questo, Bellissimo. pensare a un quadro. Sì, Una cerimonia che diventa un personalizzata al quadro. 100%, sì, Senza dimenticare che però ha anche dei momenti di ufficialità, chiaro. legati ovviamente alla cerimonia laica e non quella religiosa, Che ovviamente sono importanti. Ecco. fondamentali. Oscar, raccontaci come si prepara una cerimonia. Allora, la cerimonia non può prepararsi se gli sposi non sono presenti e non presentano le proprie idee. Il celebrante deve guidarli, deve assolutamente avere un'esperienza per cui guidare gli sposi, ma gli sposi devono avere delle idee, le musiche, i testi, il rito che c'è all'interno della sabbia o delle candele o altri riti. È ovvio che molti sposi a volte non sanno da che parte cominciare. Il celebrante deve guidarli, si prepara semplicemente con un primo incontro che può essere in genere telefonico e poi si passa a prendere un caffè insieme, ci si conosce, ci si vede in volto insomma, ci si crea una prima empatia e poi da lì in poi ci si sente al telefono, in videoconferenza o in altri incontri per arrivare all'ultimo giorno precedente la cerimonia in cui tutto è pianificato, dalla prima all'ultima parola con pochissimo spazio all'improvvisazione che in realtà è dovuto più che altro all'emozione degli sposi intendo. Quindi si prepara tutto insieme, si parla, si dialoga, si confrontano le idee, si scelgono gli oggetti da usare nella cerimonia, i testi, le poesie da leggere, chi legge, chi fa entrare gli anelli, chi si occupa della musica. Ecco, un altro fondamentale rapporto è quello fra il celebrante e chi si occupa della musica, perché per quanto riguarda me io devo sapere perfettamente chi si occupa della musica e quali sono le musiche. E le tempistiche. Esatto, insomma il risultato è una cerimonia perfetta dall'inizio alla fine, con una sua regia, una sua tempistica e ovviamente dei contenuti che siano quelli e non cambino. Quanto è importante la figura del celebrante in una Assolutamente, cerimonia sì. è tutto. Eh sì, perché ti conduce un po' in quello che può essere un momento così importante. Ma infatti vorremmo chiederti quali sono le caratteristiche per il celebrante perfetto? La domanda è insidiosa, nel senso che non ho forse le carte giuste per dare io consigli ad altri. Però il celebrante perfetto, più che essere bravo a celebrare, anche perché questa è una cosa che si impara sul campo, bisogna che il celebrante abbia una certa esperienza precedente. Certo. Nel mio caso, io da più di 20 anni lavoro in due ambiti che vanno benissimo per questo, cioè la scuola, sono un insegnante, quindi comunicazione, contenuti, tenere inchiodato un uditorio, e dall'altra faccio anche da più di 20 anni teatro, quindi dopo tanti anni mi sono messo in gioco unendo le due esperienze che sono comunicative, posturali, di contenuti, anche di improvvisazione, ma nel senso che si deve tenere comunque un uditorio attento. Vero. Molto spesso si fanno dei matrimoni in cui fa caldo, la gente si distrae, i bambini si alzano, bisogna arrivare a tenere per quei 25-30 minuti l'uditorio comunque attento,
perché va bene, in una cerimonia i contenuti sono emozionali, non sono di tipo culturale, ok, ma devono essere comunque attenti, perché la cerimonia è fondamentale. Chiaro. Il momento è fondamentale per gli sposi e rischia di essere rovinato da chi? Da un celebrante poco preparato. Ci sta che per economia, per affetto, per qualsiasi altro motivo si faccia celebrare la cerimonia ad un amico, un parente, però se si vuole qualcosa di veramente qualitativo bisogna andare su chi sa comunicare. Ora, vi ripeto, la scuola, il teatro, il cinema, qualsiasi altra attività che possa migliorare la comunicazione e il saper fare con un pubblico già rende il celebrante vicino alla perfezione. Poi il celebrante deve saper costruire la cerimonia, sapere consigliare, sapere quali testi usare, quali musiche usare, quali no, e poi tutta una serie di come dire, consigli che nascono non tanto da me ma dall'esperienza. Ecco, il celebrante perfetto è questo qui. Che bella voce che ha, Io devo dire, guarda, lo assumo. Già Galvanizzante a posto, proprio. sì, Mi ci hai avvicino, convinti. mi avvicino alla perfezione. Assolutamente, diciamo. assolutamente. Grazie Oscar che sei stato con Grazie, noi. Oscar, è stato un piacere. Grazie a voi, piacere mio, un saluto a voi e a tutti quanti.